Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Eccoci qui, cari naviganti, planiamo sul set di Pyrexia, All Will Be One, in cerca di una leggendaria che ci possa offrire qualcosa di interessante in termini di abilità o effetti, così da permetterci la costruzione di una nuova build, immergendoci in questo piano tanto terribile quanto affascinante. In questa occasione scegliamo i colori Daxos, che ultimamente sono stati rimpolpati da tante carte interessanti, che ormai sono irrinunciabili in molte delle build che si vedono scorazzare tra i tavoli del multiplayer, raccogliendo l'eredità importante delle staple del passato. Qui avremo però a che fare con una bestia immonda, pronta a sfamarsi delle creature che lo circondano, offrendoci però qualcosa in cambio, da cui potremo trarre innumerevoli benefici per enfatizzare ancora di più le potenzialità di questo oscuro Coral Pie. Questa volta vi parleremo di Kethek, Crucible Goliath. Ci troviamo di fronte a uno dei tanti orrori che popolano il mondo di Pyrexia, o meglio, di quel che resta di Mirrodin, dopo le sanguinose battaglie contro queste entità aliene e deformi, ma quel che a noi interessa di più sono le abilità che ci offre questa nuova carta. Ma andiamo con ordine, analizzando le sue caratteristiche. Con 4 mana, 2 generici, 1 nero e 1 rosso, abbiamo una bestia pyrexiana con forza 4 e costituzione 4, che presenta un'unica abilità, peculiare e intrigante allo stesso tempo. La sua abilità recita: all'inizio della tua sottofase finale puoi sacrificare un'altra creatura. Se lo fai, rivela carte dalla cima del tuo grimorio finché non riveli una carta creatura non leggendaria con un valore di mana inferiore. Mettila sul campo di battaglia, poi metti il resto in fondo al tuo grimorio in ordine casuale. Con un meccanismo di sacrificio insito nella zona di comando, che innesca la ricerca di una nuova creatura, si aprono le porte a molte possibili soluzioni per costruire un archetipo solido e sfaccettato, anche grazie ai mezzi a disposizione nei colori offerti da questa strana bestia. Potremo puntare a poche creature, piccole dall'alto valore, in fatto di ETB, per acquisire vantaggi tali da esplodere in un turno in cui fare nostro il match, ma potremo optare per una via dettata dalle tante combo accessibili, basate su creature che possono sfruttare, a volte, le meccaniche del generale. Quindi questo Kethek, Crucible Goliath, non sarà altro che uno strumento, un mezzo per imporre lo strapotere pyrexiano sul suolo martoriato di Mirrodin, e non solo, visto che avremo come obiettivo quello di schiacciare l'intero party in poche, semplici mosse. Come accennato nelle premesse, il potenziale di questo Kethek, Crucible Goliath, è in parte imputabile all'abilità del generale, ma soprattutto si scatena unendo questo effetto con le molte staple vecchie e nuove che si accalcano in questo Color Pie. Iniziamo con un grande classico composto da Kiki-Jiki Mirror Breaker e Zealous Conscript, che potremo in parte anche costruire grazie all'abilità del generale, visto che può permetterci di cercare solo creature non leggendarie, limitandone un po' il raggio d'azione. Di certo non avrà problemi a trovare Dockside Extortionist, soprattutto se vogliamo una build più orientata alle magie, magari con meccaniche Storm, che si possono innescare grazie al molto mana che questo particolare Goblin è in grado di produrre al momento giusto. Un altro grande classico arriva con carte come Wheel of Fortune, per alimentare il cimitero, magari di carte utili a generare chiusure dal nulla, o banalmente a riempirci la mano di nuove carte, in cerca dei pezzi giusti per alimentare lo Storm Count, o cercare una creatura da dare in pasto all'effetto del comandante. E di carte di questo tipo ne avremo di ottime, basti pensare a Position Agent o a Ragavan Nimble Pilferer, per capire quanto questi due colori, in particolare ultimamente, si siano rinforzati con carte ottime per interagire anche con i party più complicati. Anche sul fronte delle magie, dai tutori classici come Vampiric Tutor, a interazioni come Deadly Rocklick o effetti a sorpresa come il Reflecting SWAT, possiamo annoverare diverse carte potenti, che possono concorrere a costruire un mazzo solido e funzionale. Se emerge sin da subito il potenziale di questo Kethek, Crucible Goliath, più nell'ottica di facilitare la ricerca di creature chiave, più che di vera chiusura a sé stante, possiamo puntare a diversi gameplan, che passano sì dalle creature, ma non necessariamente con il vincolo di questa bestia in campo. Alla mente appare subito la possibilità di abusare di Wargorger Dragon, creatura che può, con i trucchi che il nero ci offre, diventare una finisher per generare mana infinito e qualche chiusura di contorno, che ne sfrutti l'ingresso compulsivo o la sua morte ripetuta. I compagni fidati di questo drago saranno Animate Dead, Dance of the Dead e Necromancy, incantesimi che riprendono questa creatura dal cimitero, la riportano in campo, vendendo poi rimbalzati immediatamente la sua ETB, creando un loop in cui ogni nostro permanente, terre comprese, entrerà e uscirà dal campo. A questa combo ulteriore, che necessita di elementi di rianimazione per funzionare, potremo affiancare un tutore con le gambe, Razgat, The Found Blooded, basata anche lui sul sacrificio delle creature, ma con un raggio d'azione migliore persino del generale, per darci modo di trovare pezzi pregiati tra le 99. Come se non bastasse, abbiamo anche accesso a carte come Reserflux Reservoir e Bola Citadel, che ci possono aiutare a spingere sull'acceleratore al momento opportuno, anche senza necessariamente scomodare il comandante, se non per usare qualche creatura a basso costo che fungerà da tutore per questi artefatti. Sempre restando nell'ambito delle combo possibili in questi colori, usando almeno una creatura, citiamo Dualcaster Mage abbinata a Twin Flame,
per una coppiata in grado di generare infiniti token mago, rapidi e pronti ad asfaltare in un sol colpo l'intero party. Non ci mancano poi metodi per riavere accesso alle carte definite nel cimitero, con Underworld Breach e Imperial Seal, o metodi poco ortodossi, tra Lion's Eye Diamond e Lotus Petal, per ottenere mana senza sforzo, nell'ottica di abusare di questa zona di comando sempre molto potente. E a dispetto dell'assenza del blu, con Ad Nauseam, Necropotes e Pirtuve Abyss, avremo accesso a degli strumenti di card advantage estremi certo, ma molto potenti, capaci di spostare gli equilibri di una partita in un batter di ciglia. Infine, anche con qualche artefatto di pregio, tra Skorrak, Sensei Divining Top e Wishlock Talisman, possiamo ottimizzare la lista per avere il meglio della pila, fino a cercare una delle nostre chiusure, supportate dal generale, ma anche indipendenti, vista l'abbondanza di scelta a disposizione in questi colori un tempo bistrattati. Abbiamo visto finora che Ketted Crucible Goliath ci può supportare nella costruzione di diverse soluzioni per chiudere dal nulla, cercando con la sua abilità una creatura chiave o appoggiandosi ai tanti elementi tra le 99 che ci possono offrire la consistenza necessaria per vincere. C'è però una cosa che diverse creature piccole e funzionali fa alla perfezione: fungere da tutore, come con Goblin Matron e Imperial Recruiter, superando, almeno in parte, il limite nel cercare carte non leggendarie, imposto dall'effetto del comandante, spaziando così su meccaniche alternative molto potenti. Pensiamo ad esempio a Magda, Brother Law o Birgi, God of Storytelling, come nebe per ottenere molto mana, perfetti strumenti per una delle meccaniche, quella Storm, meglio supportati in questi colori, tanto versatile e potente da meritare un posto di prim'ordine se volete abusare delle tech del generale e non solo. Con tutti i riti a disposizione, tra Rite of Flame, Cabal Ritual, Dark Ritual, Disparate Ritual e Pyretic Ritual e molti altri, che ci possono dare accesso a molto mana in fretta, così da abusare, innalzando lo store count, degli effetti che si basano su questa strategia. Perfetta per lo scopo sarà Jeska's Will, ormai una staple indiscussa del rosso, che può darci in fretta sia mana che nuove carte subito utilizzabili, per incrementare le risorse a disposizione nel turno chiave in cui vogliamo mitragliare tutto il party. Strumenti per finalizzare questa tempesta saranno ovviamente Graveshot e Trendis of Agony, che sono in grado, caricati a dovere, di colpire uno o più avversari. Tutto dipenderà da quali mezzi metteremo a disposizione, soprattutto se il numero di creature sarà ridotto e il generale un mero tutore di pezzi specifici. E parlando di tutori avremo un ottimo comparto su cui contare tra Brutal Live, Demotic Tutor, Gamble e Grim Tutor, oltre alle tante altre scelte più o meno esose che possono concorrere a dare solidità anche a questa strategia, tanto veloce quanto estrema e certo non scevra da intoppi e pericoli. A questa impostazione potremo anche affiancare qualche carta come Last Chance, Final Fortune e Warrior Soul per ottenere un ultimo decisivo turno in cui sfruttare tutto il nostro potenziale o morire nel disperato tentativo di portare a casa la vittoria. Finora abbiamo provato ad approcciare questo Ketted Crucible Goliath in due modi distinti, ma sempre puntando a usarne il potenziale come un tutore, più che come una semplice sack outlet, ma anche questa opzione è possibile, come molte altre in realtà, visto che questa bestia non prevede particolari vincoli di deck building. Questa flessibilità ci permette quindi di ampliare o variare di molto la lista, anche inserendo carte come Blood Moon, in un'ottica più votata a inchiodare la mana base avversaria, più che puntare a combo veloci o effetti di storm. In un'ottica più aristocrats invece, con Goblin Bombardment e Purforce God of the Forge, gettiamo le basi a un archetipo diverso, proteso a sfruttare la zona di comando più come un motore di sacrificio vantaggioso, innescando la morte e i danni agli avversari grazie a queste due carte iconiche e molto potenti. A protezione delle nostre giocate chiave avremo a disposizione anche Tibalt Trickery, una carta non più accessibile in diversi formati eterni e qui, per spiazzare il nemico di turno, pronta a ribaltare la situazione, lasciandoci ancora il modo di innescare una delle nostre chiusure. Con l'intento di rianimare ciò che sacrificheremo con facilità, Nim Death Mantle potrebbe risultare un'ottima scelta, tanto più che si va a incastrare con il desiderio di avere sempre nuovi TB dalle creature che inseriremo tra le 99, con l'intento di ucciderle a più riprese. Potremmo anche ipotizzare una build che sfrutti gli Steel Effect del rosso, con Act of Treason, per rubare creature agli avversari, sacrificarle con il generale, cercando nel grimorio qualcosa di nostro, magari anche dall'alto costo di cast, efficientando un gameplay molto punitivo per l'intero party. Con la morte delle nostre creature anche una carta come Black Martyr può venirci in soccorso, ma qui il piano potrebbe puntare a produrre o giocare più creature, con una lista che lascia in panchina le meccaniche Storm o un piano combo articolato. Con il medesimo scopo, anche Prowling Gaze Catcher può dare benzina a quest'idea di riusare le nostre creature per nuovi sacrifici, innescati dal generale. Qui conterà capire il power level che vogliamo avere con il nostro mazzo, visto che le creature sono più fragili rispetto ad altri permanenti. Anche Sir Conrad the Grim, in un'ottica più in linea con le meccaniche Aristocrat, potrebbe trovare posto tra le 99, e una delle tante varianti possibili, in questo caso ottima anche in affiancamento a Steel Effect e altre strategie di contorno, che puntano a uccidere spesso le creature in campo.
Cambiando completamente fronte, usando uno dei permanenti più in voga nel nostro formato, i tesori, con Mahdi Emporium Master, andremo ad incrementarne il numero, così da rendere più fluida l'azione e, perché no, imbastire un game plan che sfrutti al massimo questi particolari artefatti. Infine, se invece ci interessano le meccaniche di rianimazione, Agnef Ankerkraft con il suo Discar Effect può avrebbe un senso di esistere, ma come vedete le scelte con questo particolare generale sono veramente molte e tutte valide da costruire. Passiamo ora ad analizzare i pro e contro di questo comandante, anche rispetto ai colori a disposizione e alle meccaniche possibili, così da valutare quanto possa essere efficiente un archetipo costruito su questa bestia firexiana. Il fatto di avere nella zona di comando un elemento capace di cercare creature, anche se non leggendarie, ci può portare a finalizzare una build che ne sfrutti al massimo il potenziale, così da avere poche scelte mirate, che al loro ingresso ci faranno svoltare la partita. Questa ottimizzazione ci apre le porte a diverse combo, che con i molti strumenti a disposizione non necessiteranno obbligatoriamente del comandante, il che è un bene per spiazzare il party, arrivando a proporre in un baleno una chiusura dal nulla. Infine, l'assenza di vincoli per la costruzione di un mazzo ci permetterà sia di proporre archetipi molto diversi tra loro, sia di miscelare tech di vario tipo, creando una lista unica, tutta nostra, dove potremo sfoderare tutto il nostro sapere come deck builder. Se questo comandante ci offre diversi spunti, molto diversi tra loro, il rischio resta sempre quello di non riuscire a creare coesione tra le 99, non avendo poi la giusta consistenza nella lista, quindi meglio affidarsi a un unico piano di gioco, almeno per le prime fasi di deck building. Un'altra pecca di questo generale è la mancanza di innovazione nel ruling, visto che esistono comunque diversi strumenti che fungono da sac outlet e in parte anche da tutore, anche se in questo caso il focus è sulle creature, quindi potrebbe risultare una scelta da accantonare per leggendari più efficaci in questo color pie. Infine, per raggiungere l'efficacia con i pochi vincoli imposti dal comandante, potrebbe essere necessario un lungo periodo di testing e di affinamento, il che potrebbe risultare frustrante, soprattutto se si ha le prime armi e non si vuole rischiare sempre di perdere più e più volte. Dopo questa carrellata è giunto il momento di dare un voto al nostro Kethed, Crucible Goliath, a sintesi di tutte le considerazioni effettuate, anche rispetto ai vari test che abbiamo condotto intorno a questo comandante. Soppesando tutto, ci sentiamo di dargli un 8, non tanto per il potenziale di questo comandante, piuttosto per l'assenza di un vero filo conduttore, che aiuti il neofita a costruire una build efficace, lasciandosi guidare dalle caratteristiche di questa bestia firexiana, tutt'altro che scontata. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarsi sempre qui su Underground Sea.